Ragazzi, stiamo per imbarcare. Non ho mai visto così poca gente in un aereo. Dove stiamo andando? Ragazzi, in Norvegia. Tipico abbigliamento norvegese. Stanchi delle solite destinazioni turistiche affollate e costose, viste e riviste? Siete alla ricerca di un'isola paradisiaca ancora poco conosciuta? Allora sei capitato proprio nel video che fa per te. Signori, buongiorno e benvenuti a Cipro. Farò intro sempre più brevi, ragazzi, quindi mettetevi già subito comodi perché preparatevi per un video esotico, straordinario, mezzo europeo, mezzo arabo. Siamo arrivati in aeroporto, ragazzi. Ci sono dei macchinari qua per fare il controllo documenti. Eccolo qua, ti stampano questo. Vediamo il tuo invece. Lui non può entrare qua. Sono contento di portarvi alla scoperta di una parte di questa nazione perché è giusto ampliare i propri confini del turismo, le proprie conoscenze e non andare sempre nei soliti luoghi turistici, costosi, mainstream, conosciuti. Così almeno potete avere anche idee diverse, di vacanza diverse, di posti nuovi. Non vi rubo altro tempo e buona visione. Si parte già dicendo che, ragazzi, su Maps non troverete niente di mezzi di trasporto qua con indicazioni. Dovete andare un po' a cazzo, dovete chiedere qua. È un po' selvaggia questa stazione. Qua per andare in centro, ragazzi, ci sono questi bus qua blu 612 o 613. Se vi mettono la X sopra, la roba della polizia, potete passare lo stesso. Eccolo qua, ragazzi, è arrivato il bus. Biglietto solo 2 euro, quindi top. Per ora Cipro è economica. Guardate che roba, io non lo sapevo. C'è la guida a destra come a Malta. Inglese sta cosa e vi racconterò perché tra pochissimo. 1 hour later. Siamo diventati tipici tutto in un colpo, ragazzi, perché sì, qua vanno in giro tutti quanti senza maglietta, come avete visto. Comunque siamo appena arrivati alla stazione della Tomba dei Re, una delle attrazioni di vedere della città. È pieno di posti dove ti fanno noleggiare quad e i cosi là. Guarda là. Oh, guardate che prezzi strani. Avete mai visto prezzi con il 5 alla fine? Spritz 8,85, cosa ne pensi? La galera. Eccolo qui, il nostro hotel, siamo arrivati finalmente. Guardate che bella cameretta che ho prenotato. C'è anche una cucinina lì sotto, ma ovviamente penso che non la utilizzeremo. E ci cambiamo, andiamo giù, fai vedere. Eccola, ragazzi, eccola, per circa 25 euro a testa a notte. Noi facciamo 2 notti qua perché continueremo il viaggio in un'altra city, ma stop alle chiacchiere. Oh, c'è un odore strano quest'acqua qua. Comunque ci hanno detto che l'acqua su in appartamento è potabile. È un po' calda l'acqua anche questa piscina. Comunque top, si sta veramente da Dio. Con Dim e Fabio solo cose cheap, ma sempre top, ragazzi. Iscrivetevi. Oh, super esotica barra desertica sta isola. Guardate dove siamo in mezzo qua. Tutte quante piante, case distrutte, un po' stile arabo, mi ricorda. Desertico, terroso. Cioè io amo queste cose qua. Un po' tutto sullo stile mix arabo-europeo, vorrei dire. Anche questi bidoni di squasse mi ricordano un po' il Medio Oriente. Guarda quanta immondizia veramente è pieno, veramente. Ragazzi, siamo in centro, ma sfiga vuole che è domenica e non siamo in Italia. Tutto chiuso, pochissima gente, deserto in giro. C'è un silenzio assillante, veramente. Viette comunque molto carine, cioè l'asfalto è tenuto abbastanza bene. Case colorate, alcune un po' di pietra, bello, carino. Però se posso dire, appena a pelo esci dalle vie principali del centro, torna un po' la devastazione, diciamo. Tornano le case lasciate là, posti dove c'è sabbia, roccia e tutto quanto in costruzione. Ragazzi, non fatevi ingannare, non è così. È così. E anche così. Tocca andare qua a pranzare oggi, sperando sia aperto. 3,18 euro di questo, più 39 centesimi di energy drink perché ho strassete di qualcosa che mi carica. E guardate che grossi che sono i panificati qua, ragazzi. Sono veramente enormi, guarda che stecca. Io non so neanche cosa c'ha sta roba qua dentro. Boh, guarda che roba che c'ha dentro. Boh. Vabbè. Questo è patate e foglie di menta, tipico di Cipro, ma buonissima veramente da sfoglia questa roba. Siamo usciti al market, abbiamo preso i biscotti per la colazione di domani e abbiamo preso queste cose che prima erano acque, adesso sono diventate, allora il mio è arancia ma è dolcissima, infatti non la bevo più, e il suo era iced tea alla pesca e sa Coca-Cola. Comunque qua è pieno di gente con l'ombrello nonostante non piove. Ragazzi, come si chiamano i benzinai a Cipro? Petrolina. Non c'è niente da ridere perché essendo un'isola dove pensavo che portare qua la benzina fosse caro, invece costa meno dell'Italia. Gatto, il primo gatto, ciao.
Ciao. Comunque ragazzi, questa è la piazza principale, siamo vicini al municipio, molto carino, ricorda le colonne, anche se non sono ancora stato in Grecia. Sì, sono a Kebaemo e quello dovrebbe essere un parco, solo che è tutto quanto marrone adesso. E avete visto comunque, oltre a sventolare la bandiera di Cipro, c'è anche la bandiera della Grecia. L'isola di Cipro geograficamente segna la linea di confine tra Oriente ed Occidente. Infatti nel corso della sua storia ha attirato popolazioni di ogni etnia, come i greci, i romani, i bizantini, i crociati, i franchi, ma anche i veneziani e gli ottomani, che per secoli si sono contesi quest'isola, che è un punto strategico. Nell'VIII secolo vennero fondate le prime città-stato ispirate alla cultura greca, tra cui Salamina, Curion e Pafos. Ed è proprio Pafos che proviene dalla leggenda di Afrodite, che secondo gli antichi greci nacque proprio dalle acque di Cipro. Cosa non meno importante però, nel 1878, con la fine dell'impero romano, la Gran Bretagna si impossessò dell'isola. Infatti tuttora ci sono delle zone che sono sotto il protettorato britannico, come Acrotiri ed Echelia. L'indipendenza però di quest'isola avvenne nel 1960, con la nascita della Repubblica di Cipro. Però rimaneva ancora un problema: il 18% della popolazione era di etnia turca, nonostante la nuova Costituzione garantisse ai turchi una rappresentanza del 30% nel governo e in tutte le istituzioni dello Stato. Infatti nel 1974 la Turchia invase Cipro e proclamò la Repubblica Turca di Cipro del Nord, che adesso vedete divisa tramite due linee tratteggiate, perché in mezzo c'è, diciamo, questa zona neutrale, con la Repubblica al sud di Cipro, tra virgolette dominata dai greci. Per questo quindi qua in giro troviamo un sacco di monumenti, colonne, bandiere che ricordano la Grecia. Infatti ancora oggi, nonostante i progressi di convivenza tra i due popoli che si contendono questa nazione, i due paesi sono aperti al dialogo per trovare una soluzione alla definitiva unione dell'isola sotto un unico paese. C'è comunque una predominanza in questa città di persone non occidentali come noi. Gli unici due siamo noi. Il 78% della popolazione è cristiano ortodossa, mentre i restanti sono di religione musulmana. Ragazzi, siamo a Venice Beach, non da confondere con Venice Beach, è completamente un'altra cosa. Diciamo che è la spiaggia principale della città di Cipro e a livello di panorama col tramonto non ha nulla di invidiare per me a nessun'altra spiaggia che abbia mai visto. Ciao Murino, ciao Murino 2, ma quanti siete? Ciao! Ragazzi, post tramonto, spesetta fatta al Lidl, diciamo che prezzi nella norma con l'Italia, dai. Ragazzi, panini fatti, cioè guardate che professionalità, che hamburger fatti dentro casa con questo fornetto che tra poco esplode. Ci vediamo domani, ragazzi. Tomorrow. Signori, buongiorno e benvenuti in questa nuova giornata marittima. Oggi mare finalmente. Ma vi piace il mio nuovo costume? Ditemi cosa ne pensate senza offendermi troppo. Oggi direzione Aphrodite Beach, oppure spiaggia di Afrodite, la spiaggia più importante e famosa di tutta Cipro. Per arrivare lì bisogna prendere il bus 611 dalla stazione qua dei Re delle Tombe di Paphos, vabbè, che vi porta a Harbour Station, e da là prendere il 631. Il biglietto singolo costa 2 euro, mentre si fa il giornaliero, che per i bus illimitati in tutto il paese costa 6,50 euro, ed è quello che abbiamo fatto noi. Se volete noleggiare una macchina, ragazzi, potete accedere a delle spiagge, a dei posti veramente super qui che i mezzi pubblici purtroppo non vi portano, tra cui questa Blue Lagoon, che si arriva soltanto o in barca o in jeep, come ad esempio anche Lara Beach, mi hanno detto che è una delle spiagge che merita di più. Informazione importantissima, guys. Allora, Harbour Station è esattamente a 2 passi dalla stazione della Tomba dei Re, dove abbiamo appena preso il pullman. È esattamente qui dove c'è il porto e dove inizia il sito archeologico, che costa 2,50 euro l'entrata, della città di Paphos. Ragazzi, quanto clean è l'acqua del porto? Sì, veramente, ragazzi, per essere al porto qua l'acqua è veramente limpida, bellissima. Ci sono anche i coralli sotto, ci sono i pesci, e vuol dire veramente tanto qua. Non farò un video dedicato ai prezzi di questa nazione, però comunque potete vedere già ieri sul mercato dei ristoranti, potete vedere già qui i prezzi dei ristoranti al porto, che è veramente molto costoso qui. Eccolo! La fermata di Aphrodite Beach si chiama Petra Turmiu. 1 hour later. Guys, siamo arrivati dentro questo cunicolo, questo buco che ci porta nella spiaggia di Afrodite. Sì o no? Sì. Sì.
Non ho idea del perché non ci sia nessuno in acqua, ma l'acqua è veramente bella qua. Adesso ceniamo. Non c'è nessuno, Dio. Mi sa che c'è qualcosa in acqua perché... Questo è un posto più adatto per stare qua in relax, anche col tramonto e soprattutto per fare foto e panorama, perché questi sono gli scogli di Afrodite. È chiamata così questa spiaggia di Afrodite, con gli scogli di Afroditi, con il viewpoint di Afrodite. Guarda che roba, li stanno facendo tutti quanti le foto. Cioè, io non capisco perché poi questa se la fa il contrario le foto. Comunque ragazzi, è giugno, c'è veramente pochissima gente. Qui la gente viene ad agosto, quando hanno le ferie. Noi siamo dei VIP clamorosi, cioè siamo dei professionisti ormai. Ragazzi, siamo nati per questo, ricordatelo. Spettacolare, tanta roba veramente. Non ho visto nessun pesce finora. Bellissimo, c'è un fondo blu veramente strepitoso. Non ho mai nuotato in un'acqua così blu scuro, veramente bella esperienza, cioè veramente bellissimo, bello. L'acqua è ghiazzata, è congelata, ma è pulitissima, è straordinaria. Consiglio a tutti voi di venire qua a Afrodite Beach. Se qualcuno avesse la brillante idea di voler salire qua e tuffarsi, no, perché comunque qua sotto non è fondo e c'è un cartello con scritto che è vietato salire perché c'è il rischio che si sgretola la roccia. Ragazzi, venite presto, sono quasi le 11, la spiaggia si sta già riempiendo. È arrivato il momento del panino, com'è? Fiore clamoroso. Bello scrocchiariello. Ragazzi, sono le 2:45, andiamo via da Afrodite Beach e cambiamo spiaggia, andiamo verso Paphos, cerchiamo qualcos'altro, cerchiamo di variare il più possibile. Comunque vi lascio qua gli orari delle fermate da Harbour Station e dalla stazione dei bus di Afrodite Beach qua, così capite quando è ora di andare via e quando è ora di arrivare. Voto questa spiaggia? Bah, per me è un bel lotto, se lo porto a casa, non voglio sbilanciarmi troppo. No, non c'erano pesci, 8,5. non c'erano pesci, però grande natura incontaminata, veramente. Anzi, bellissimo, super tranquilla. 7,5 perché non si possono far tuffi. 2 hours later. Arrivati, tornati in centro, molto esotico, palmoso, case bianche tipiche. Guarda le rovine, sono le rovine qua, sono dei resti della city di Paphos, molto storica, molto esotica, lussuosa. E boh, cerchiamo una spiaggia vicino al porto di Paphos, così gli diamo anche un voto. Uè, ma che chic è questo lungomare di Paphos. Guarda, ci sono anche i cessi, le docce, là ti puoi anche allenare, qua ci sono i pesci. Belli sti pesci. No, questa fiore qua mi uccide. Questo cosa sembra? Acqua pulita, però ragazzi, se volete andare nelle spiagge come si deve a Cipro, non venite nella spiaggia della città. Ragazzi, cambiamo spiaggia perché la spiaggia del porto della città di Cipro non è che fa cagare, chiamare la spiaggia è troppo. Ce la siamo goduta ieri sera, ora ce la godiamo con il sole Venus Beach. Ragazzi, prendetevi sti 6,50 € di merda e fatevi l'abbonamento al pullman che vi porta in spiaggia, vi riporta a casa e vi riporta ovunque, ragazzi. 6,50 €, biglietto giornaliero per pullman infiniti in tutta la nazione, è veramente super mega economico. Noi li utilizzeremo tutti fino al midollo, anche solo per una fermata. Sabbia, acqua pulitissima, top. Da Dio, con la sabbia fa illegale. Sabbia 20 volte meglio dei sassi. No, sì. Dai, stai zitto. Scrivetelo nei commenti cosa vi piace di più. Voto alla spiaggia? 6,5 perché è pieno di 7 perché è di sabbia, non gradisco la sabbia, infatti guarda che roba, devo andare a lavarmi i piedi tutto onto, se no. Però comunque è una spiaggia di sabbia con l'acqua bella. Fa una fame bestia, abbandoniamo qua, andiamo a Lidl a prendere qualcosa, andiamo a casa a mangiare che ho massa fame. Guardate quanta roba tipica qua, tipica, traditional, tipico, economico anche qua. Si mangia bene stasera. Vediamo se è anche buono, ragazzi. Buonissimo. Cos'è? Pollo. 3 € sto coso qua al pollo.
e tipo un altro panzerotto e un'altra cosa che non è al pollo. Foglia gigante, pomodoro e olive 99 centesimi. È buonissima sta roba. Cioè, da noi in Italia non ci sono ste robe qua. Questa è la vita. Quando vado all'estero è sempre una gioia andare nei supermercati, veramente. E stiamo aspettando il bus che dobbiamo fare solo una fermata. Oh, ragazzi, abbiamo mangiato, ci siamo lavati e tutto. Ci vediamo domani con l'ultimo giorno a Paphos, zona Paphos. Abbiamo ancora mare, diverse spiagge da farvi scoprire. Signori, buongiorno e benvenuti nel nostro last day in Cipro. Allora, la figa è un fiore. Oggi 35 gradi, facciamo 2/3 spiagge, non lo so. Sacchetto da 20 kg in mano perché mannaggia me ho dimenticato a casa il mio secondo zaino. Stasera si riprende la roba e poi stanotte, ovvero domani mattina presto, aereo presso un'altra nazione. Perché non ci piacciono i viaggi corti, bisogna sempre allungare. Pullman 615 oggi, ci sono un sacco di fermate su Maps, se zoomate le vedete. Direzione Coral Bay. In bus sono fatti furbi ragazzi perché non siamo in Italia dove fanno passare tutto. Anche perché sugli abbonamenti qui c'è scritto la data, vedete? 3 del 6, 4 del 6. 15 minutes later. Ragazzi, siamo arrivati a Coral Bay, una delle spiagge se non la più semplice, gettonata e facile da arrivare di tutta la zona ovest dell'isola, della zona di Paphos. Spiaggia di sabbia, Ara e il Busio de Paphos de Cipro, anche qua l'abbiamo trovato ragazzi. Chissà perché, sono solo le 9:30, ma vi consiglio già di venire qui alla mattina invece del pomeriggio perché si riempie poi ragazzi. Già lo so. Ragazzi, spiagge top dalle 8 alle 11 di mattina. Pesci avvistati zero, però veramente bella qua l'acqua, è una piscina, mi ricorda un po' la Blue Lagoon di Malta. Sono dei piccoli scogli in acqua, cosa che rende carino il fondo, però comunque in sé una bellissima spiaggia, tranquilla, senza troppi particolari. Se volete stare un po' isolati andate lì invece che non c'è nessuno. Ma che ne sanno i ristoranti di come mangia Dim e Fabio? Panino proprio studiato apposta sta cosa qua col formaggio che con questi quasi 40 gradi si è sciolto. Pollo, formaggio, pomodoro, pane, salutare anche sinceramente. Buono. Voto a Coral Bay Mattina presto con la pulita 8. 6,5 dai, perché comunque non voglio sbilanciarmi troppo. 2 seconds later. Cipro è esotico, si vedono solo palme fuori. Fiori, ville clamorose qua a Cipro. Inaspettatamente siamo montati su un bus turistico ragazzi per andare a San Georgis, tipo una roba del genere, dove c'è il porto, dove c'è il mare, c'è anche lo zoo comunque. Andiamo a vedere le tartarughe in acqua. Si spera perché dicono che lì ci sono. Arrivati ragazzi, dopo quanto? Ci abbiamo messo pochissimo, tipo 20-25 minuti a San Giorgio, detto San Georgis. Guardate che bel panorama qua, spettacolare veramente. Questa è la chiesa greca di San Giorgio, lì c'è un negozietto, pottery shop che volete prendere cose tipiche, vasi, robe varie greche. Un bellissimo esemplare esotico di palma che sembra un ananas. Ma noi dobbiamo fare veloce perché abbiamo il bus tra 2 ore. Ma che mare spettacolare c'è qui ragazzi sul porto qua sotto, strepitoso. Lì in fondo c'è anche un'isoletta raggiungibile o in barca o a nuoto, ma noi staremo qua. Questa dicono che è la zona migliore. Qua ragazzi molto ramesco, esotico. Posto davvero molto imbucato, un po' complicatino, non troppo easy da arrivarci, abbastanza sconosciuto, però merita ragazzi. Dove siete? Dove siete? Lì c'è la spiaggia attrezzata semplice, noi invece ci piazziamo qua con le robe all'ombra. Ragazzi, si viene su da questa spiaggia con una sconfitta, qualche pesce carino ma nessuna tartaruga qua. Voto di sta spiaggia 7+, perché comunque qualche pesciolino c'è. Spiaggia tranquilla, rocce normali, mare bello, 7. 3 hours later. Adesso stiamo qua, mangiamo, andiamo in centro poi. Ragazzi, è sempre top qua. Il bello è che ci sono 3 ragazzi dietro di noi e non sanno cosa si perdono a non stare qua con me. Diego invece sta là col telefono. Mettete via i telefoni ragazzi e dialogate con le nuove persone. Guarda che roba. Guardate questo stacco. Guarda qua. Cioè guarda qua.
E guarda qua, guarda la bronzatura. Guardate il mio stacco invece. Cazzo ridi. Adesso, andando indietro su queste strade così, le andiamo di là. Ragazzi, andiamo in centro al porto, non quel centro là che siamo andati il primo giorno, ma al porto dove siamo andati ieri per fare 2 minuti di spiaggia che l'abbiamo cambiato subito. Poi siamo in centro sul porto a Paphos, ma guardate che bei colori dietro con il tramonto che è sceso, il sole che è sceso. Cioè guardate, sembra proprio un modifica sfondo di Photoshop. Siamo qui con mio fratello Claudio questa sera che ci suonerà una serenata. Claudio, lasciami andare sta base. Allora, calcolate che questo video lo starete vedendo, presumo, a metà luglio, se i calcoli non sono errati. Noi qua siamo all'inizio di giugno, proprio a inizio estate, e è già veramente tanto pieno. I ristoranti sono veramente pieni qua al porto, fanno roba buona, è costoso, però vabbè, tanto mica devo mangiarci io. Però è bello qua. Se volete venire con la vostra dolce metà, Paphos è un posto per venire in coppia. Per 2 persone solo 18,90. Solo, mamma mia, che offertaccia! Qui a Cipro comunque hanno veramente portachiavi orribili, vanno i prezzi dai 2 euro fino ai 3 euro, 4, 5. Questo qua mi sembra anche il più carino, il più professional, non come me, 2,20 euro. Comunque, a parte negozi di souvenir, ristoranti, gelaterie che costano 3,50 a pallina, qua c'è poco ragazzi, è molto easy da famiglia barra coppia. La zona più discotecale, diciamo, di Cipro è a Zanapa, dopo Larnaca. Argomento ragazzi, allora posso dire che non ho mai trovato la qualità che ho trovato in Montenegro, però qua la qualità è alta, di tante etnie, tanti popoli, tante popolazioni di tutto il mondo, ho chiamandola Africa, Arabia, Asia, Italia, però posso dire che secondo me di Cipro qua, native di Cipro o di Grecia, qua c'è ben poco, quindi secondo me finora in cima ci stanno Montenegro e Albania. Ragazzi, c'è Mauro dietro che vende gelati illegalmente, occhio. C'è chi chiede nei video che cos'è per te la felicità e c'è chi chiede nei video quanti skates abito. Gli abbiamo chiesto a una persona qua, Gabriel, eccolo qua, che lo salutiamo tanto, il nostro amico Gabriel, mon frère del Congo, perché qui c'è un sacco di gente non nativa di Cipro che lavora e vive qui, e qua si sta bene. Mi ha detto che lo stipendio massimo qua è 3.000 euro e minimo 1.500. Posso dire che si sta bene qui a Cipro? Io chiederei a qualcun altro, però mi fido del mio amico Gabriel, ragazzi. No. Beh, posso dire che not bad, qua si vive bene. Siamo nelle rovine del castello di Paphos e c'è tutta questa circonferenza alta qua, guardate che bel cielo, che bel tramonto, che guarda dentro il sito archeologico di Paphos. Noi non ci siamo entrati perché abbiamo fatto pochi giorni qua, perché comunque dovete sapere che gli aerei per Cipro e da Cipro hanno degli orari e dei giorni imbarazzanti, o si sta troppo poco o si sta troppo, hanno degli orari orrendi. Infatti, dov'è che dormiremo questa notte? In aeroporto. Questa sarà la mia ultima notte in aeroporto, speriamo, ve lo prometto ragazzi. Stiamo andando in aeroporto ragazzi perché ci attende una lunga notte, perché si cambia paese. Diamo il voto a Paphos, mare veramente top, qui la città un pelino meno, gli do un 7 dai, un 7 se lo porta a casa. Sono molto curioso, scusate per le macchine, di ritornare a Cipro, ci ritornerò sicuramente un giorno per portarvi una versione di Cipro diversa, perché voglio andare nella parte turca, ma soprattutto voglio andare a Larnaca e a Agabana, com'è che si chiama? Perché lì rispetto a Paphos è completamente tutta un'altra cosa. Cipro comunque è veramente un'isola molto grande, è un'isola molto storica. Mi dispiace di non aver avuto abbastanza tempo da dedicare per andare a vedere comunque le tombe dei re e il sito archeologico. Non ho visto quasi nessun turista per di là, però è una parte che costa anche veramente poco, che se fate più giorni qui all'interno dell'isola potete benissimo andare a vedere. Ci vediamo settimana prossima con il video di dove saremo noi fra tipo una decina di ore. Like, iscrizione se non l'avete ancora fatto, e come sempre un saluto, baci, abbracci Raffioi e spuaci. Ciao.